Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della pagina per la personalizzazione del nostro footer e abbiamo inserito la possibilità di definire i link per la personalizzazione quindi del nostro footer con il caricamento di un'immagine, la definizione del link del nostro social, del nostro sito internet. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, completeremo questa pagina, quindi inseriremo anche la possibilità di specificare il produttore, inseriremo il pulsante per l'inserimento dei dati e salveremo il tutto all'interno del nostro database. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e nel file personalizza footer, come prima cosa modifichiamo i campi input file e gli assegniamo un nome, quindi il nome sarà uguale a file e lo definiamo come array, e lo stesso facciamo con l'input type text per i link, quindi li associamo il nome e avranno tutti lo stesso nome, quindi il link uguale ad un array. Poi nella funzione JavaScript per la definizione delle nuove righe e quindi dei dati, quindi all'input file li associamo anche file.name e gli diciamo che sarà uguale a file array, e all'input text per i link invece di dargli name link col progressivo dell'inserimento lo definiamo uguale anch'esso ad un array. Facendo così, quindi, una volta che verrà inserito un nuovo rigo, verrà incrementato l'array e poi recupereremo tramite gli array i rispettivi valori. E quindi questo name link 1 ovviamente lo cancelliamo. Poi aggiungiamo un nuovo rigo al nostro form, quindi td class campo aperto chiuso e gli diciamo produttore e lo vogliamo obbligatorio, e nel secondo td, quindi td class elemento, aggiungiamo una input type text name produttore, value eco dollarino produttore, quindi stampiamo il recupero dei dati in caso di errore e gli diciamo size 70. Quindi chiudiamo il nostro input e chiudiamo il td, e visto che ci siamo aggiungiamo anche un hr per separare le righe. Quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, ci ha aggiunto il nostro rigo col produttore e il suo input. Noteremo che l'input ovviamente è spostato verso sinistra, non allineato agli altri, perché all'interno di questo td abbiamo definito una nuova tabella e qua infatti c'è il box che ospita la nostra immagine. Perfetto. Quindi per ovviare a questo problema ora all'interno del secondo td class elemento definiremo la stessa tabella, lasceremo questo spazio vuoto e definiremo il nostro input. Quindi all'interno del td class elemento apriamo la tabella, quindi table trtd, e qua lasciamo un div style width 50 pixel e gli facciamo uno spazio vuoto, quindi end nbsp, e chiudiamo il div, e all'interno invece del secondo td inseriamo il produttore, quindi chiuso td, chiuso tr e chiuso table.
e ovviamente nuovamente chiuso il td class elemento. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora il produttore è allineato. Quindi dicevamo ora inseriamo il pulsante per l'inserimento dei dati e quindi ci spostiamo in back-end, amministrazioni, personalizza layout e definiamo una nuova azione che la chiamiamo form personalizza footer e quindi form personalizza footer per la parte pubblica del sito e poi ci spostiamo in amministra pulsanti e definiamo il pulsante per l'inserimento, quindi nuovo pulsante che lo chiamiamo personalizza footer, descrizione permette di personalizzare il footer per la parte pubblica del sito. Azione del pulsante form personalizza footer, funzione da richiamare personalizza footer, creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect, torniamo a personalizza footer, percorso, posizione, messaggio conferma, non ne abbiamo bisogno. Perfetto, quindi ci spostiamo in personalizza layout, personalizza footer, modifichiamo l'azione del pulsante, quindi sarà form personalizza footer, premiamo F5, perfetto, quindi è stato aggiunto anche il pulsante per inoltrare la nostra richiesta. Ora dobbiamo modificare il nostro form aggiungendo la dicitura enctype multipart form data che abbiamo visto nella precedente video guida, ci permette di recuperare i dati dell'input file e poi visto che ci siamo impostiamo anche la pagina return, quindi inserendo echo $id pagina. Perfetto, salviamo, apriamo la funzione per l'inserimento di dati che in realtà abbiamo chiamato con lo stesso nome, quindi la rinominiamo in inserisci footer, quindi apriamo il file, quindi rinominiamo la funzione, quindi inserisci footer e lo cambiamo ovviamente anche in amministra pulsanti, personalizza layout, modifichiamo in inserisci footer. Perfetto, quindi dicevamo che nella nostra funzione per prima cosa ci recuperiamo le occorrenze dell'input file e quindi apriremo il for each e scorreremo $file, quindi $files al campo file, al campo error, quindi as $id $valore e lì diciamo if $files al campo file error all'indice id, quindi per ognuno dei file postati ci controllerà il campo errore e gli diciamo che se è maggiore di 0 ci deve settare ovviamente la sessione alert uguale a errore 1 o più file immagine link postati non sono stati settati. Questi li possiamo cancellare, quindi salviamo, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete non trova nessun input file impostato e quindi ovviamente ci dà errore. Ora selezioniamo file
quindi selezioniamo il primo logo per il nostro link, aggiungiamo un nuovo campo, inoltriamo nuovamente la richiesta e come vedete ci considera sempre errore. Se invece selezioniamo soltanto un valore, ovviamente la pagina rimane bianca perché non ha riscontrato nessun errore. Poi dobbiamo controllare che il formato delle immagini dei nostri link siano nel formato supportato, quindi o immagine PNG, GIF o JPEG, e quindi all'interno dello stesso for each, visto che stiamo scorrendo l'array, gli diciamo else if $file al campo type all'indice id è diverso da image png and $file type è diverso da image gif ed è diverso quindi and da image JPEG, quindi se non è in uno di questi tre formati, allora session alert sarà uguale errore, uno o più file immagine link caricati non sono nel formato supportato, e tra parentesi gli scriviamo formato supportato GIF, PNG o JPEG. Perfetto, quindi salviamo, inoltriamo la nostra richiesta e ci dice ovviamente di caricare un'immagine per il nostro link, selezioniamo un'icona con estensione .ico e quindi non in un formato supportato, rinoltriamo la nostra richiesta e come vedete ci dà l'errore per il formato selezionato non corretto. Perfetto, ora quello che dobbiamo fare è verificare anche che il campo link sia stato specificato e quindi gli diciamo if not isset session alert, quindi se non ha trovato già un altro errore, perché altrimenti poi ci fa anche questo for each e nel caso ci specifica come ultimo questo errore, quindi se non è stato settato l'alert scorriamo tramite il for each, quindi for each dollarino non file ma dollarino post al campo link e gli diciamo if dollarino valore è uguale a stringa vuota, quindi non stiamo postando nessun dato, allora session alert sarà uguale a errore, uno o più link non sono stati specificati, quindi salviamo, selezioniamo il logo di Facebook, omettiamo la descrizione del link e come vedete non considera l'errore sull'immagine ma passa all'errore successivo, quindi uno o più link non sono stati specificati. E poi come ultimo controllo dobbiamo verificare che il produttore sia stato specificato, quindi per prima cosa recuperiamo la nostra variabile, quindi produttore sarà uguale a $_post produttore e quindi ovviamente if not isset alert, quindi se non ha ancora trovato nessun errore gli diciamo if $produttore è uguale a stringa vuota, gli diciamo session alert errore specificare il produttore e quindi se è stato settato l'alert ci possiamo anche recuperare e quindi salvare in sessione la variabile produttore.
quindi produttore. Perfetto, quindi salviamo. Quindi selezioniamo l'immagine, specifichiamo del testo per il link e ovviamente passa all'errore specificare il produttore. Perfetto, quindi ora controlliamo anche il recupero del produttore. Perfetto, ci sta tenendo in memoria la nostra variabile. E quindi quello che dobbiamo fare ora è creare all'interno di phpMyAdmin, quindi del nostro database, quindi selezioniamo il database e creiamo innanzitutto una tabella che ospiterà i dati del nostro footer e quindi in questo caso avrà un identificativo e il nome del produttore. Quindi creiamo una nuova tabella che la chiamiamo footer, quindi id footer, valore intero, autoincremento e chiave primaria e poi gli aggiungiamo un campo produttore, varchar 30 e salviamo. E poi definiamo una nuova tabella che la chiamiamo link footer id link, sempre autoincrement chiave primaria, avrà il suo link varchar 30 e poi li associamo ovviamente l'fk footer, quindi il footer di riferimento, anche se in questo caso ovviamente sarà sempre 1. Perfetto, e quindi se tutto va a buon fine dobbiamo innanzitutto selezionare il nostro footer, quindi cell footer sarà uguale a select stellina from footer where id footer è uguale a 1, perché come nel caso dell'header ci sarà specificato soltanto un footer. $res footer sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $self footer e gli diciamo if row footer è uguale a MySQL fetch array di res footer, quindi se è già stato specificato un footer, la nostra query non sarà ovviamente l'inserimento e quindi $insert sarà uguale a update footer e set produttore uguale alla nostra variabile produttore. Quindi nel caso gli facciamo fare l'update dei dati, altrimenti, quindi else, gli diciamo insert che è uguale a insert into footer al campo produttore e value ovviamente sarà produttore. Perfetto, quindi ora verifichiamo l'inserimento del nostro footer e quindi selezioniamo un'immagine per il link, specifichiamo del testo per il link e qua ci scriviamo Odla Production. Clicchiamo su personalizza footer, siamo ritornati ovviamente nella nostra pagina, controlliamo che la tabella sia stata aggiornata. Perfetto, quindi ci ha inserito il produttore del footer. Ora verifichiamo l'update dei dati e quindi qua ci scriviamo prova
perfetto. Quindi se è già stato settato va a modificare il dato, quindi perfetto. Ora quello che vogliamo fare, quindi azzeriamo la nostra tabella, quindi svuota la tabella. Quindi quello che vogliamo fare ora è, se c'è da fare l'inserimento, che lui ovviamente ci inserisca anche tutte le immagini e il link relativo. Ed ora che ci penso, ci siamo dimenticati nella tabella link footer di aggiungere un campo, quindi struttura tabella. Infatti non abbiamo specificato solo il link, ma abbiamo messo l'immagine per il link, e quindi aggiungiamo un nuovo campo dopo link che la chiamiamo immagine link, quindi varchar 30. E quindi dicevamo che se è già stato specificato ovviamente il footer, oltre a cambiare il footer controlla le immagini nel caso li faccia anche il cambio delle immagini, e per quanto riguarda l'inserimento faccia ovviamente l'inserimento. Se l'inserimento va a buon fine, gli facciamo fare il for each di $file al campo name e gli diciamo insert link, che sarà uguale a insert into link footer ai campi link, virgola, immagine link, virgola, ed fk footer values, e quindi passiamo come primo valore il link, quindi $_post di link all'indice $id, poi vuole l'immagine, quindi il nome del file, e quindi $file name all'indice $id, e per finire il footer di riferimento, che sarà sempre 1. Perfetto, quindi eseguiamo l'inserimento, quindi MySQL query connessione, virgola, $insert link, quindi eseguiamo la query e gli diciamo if MySQL query di connessione inserimento di link, gli facciamo fare anche lo spostamento delle immagini, quindi il salvataggio delle immagini nel server. E quindi all'interno della cartella upload img creiamo una nuova cartella che la chiamiamo link footer, e al suo interno inseriremo le immagini, e quindi utilizzeremo la funzione move uploaded file, quella che abbiamo utilizzato nella precedente video guida, che vi ricordo prende in ingresso il file temporaneo da spostare, quindi il nome del file, e quindi qua ci va tmp name all'indice $id, e poi vuole la directory di destinazione, e quindi definiremo questa variabile che sarà uguale a pubblica upload img link footer, e qua ci va concatenato $file name all'indice $id. Perfetto,
salviamo, selezioniamo il logo di Facebook e definiamo il link per Facebook, quindi www.facebook.com/odla-production, che non esiste come account. Poi inseriamo quello di Instagram, e quindi www.instagram.com/odla-production. Questo esiste ma non lo utilizzo. E per finire quello di Twitch, anch'esso non esiste. E quindi www.twitch.com/odla-production. Perfetto, quindi i nostri link li abbiamo definiti. Qua ci manca da inserire il produttore, quindi Odla Production, e salviamo. Quindi siamo ritornati nella nostra pagina, controlliamo se il footer è stato aggiornato. Perfetto, gli ho messo la lettera maiuscola, quindi l'ha preso. Controlliamo anche che abbia inserito il link. Perfetto, quindi ha inserito anche i nostri link. Bene, ora non ci resta che aprire il file footer.php e quindi pubblica footer.php. Quindi apriamo il PHP, selezioniamo i nostri link e il produttore, e quindi cell footer sarà uguale a select stellina from link footer as L inner join footer as F, e quindi qua selezioniamo L.stellina virgola ed F.produttore, quindi from link footer as L inner join footer as F, e gli diciamo on L.fk footer è uguale ad F.id footer, punto e virgola. Quindi eseguiamo la query, res footer sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell footer. Visto che ci siamo, includiamo anche la connessione, quindi include connessione underscore db.php. Quindi definiamo la tabella, quindi echo table aperto e chiuso, e gli diciamo while row footer è uguale a MySQL fetch array di res footer, quindi per ogni riga che trova lui ci stampi, quindi echo tr aperto chiuso, e all'interno del tr gli facciamo fare echo td class, e qua ci va logo, quindi aperto e chiuso il td, e al suo interno ci mettiamo l'immagine, quindi img src, e qua ci va pubblica slash upload img link footer slash, e qua ci va concatenato row footer al campo immagine link. Perfetto, quindi chiudiamo il tag img, poi aggiungiamo una nuova cella per quanto riguarda l'indirizzo vero e proprio, quindi class indirizzo,
e invece della IMG ovviamente ci andrà il nostro link, e quindi apriamo il tag A aperto e chiuso, al suo interno concateniamo row footer al campo link e rendiamo cliccabile, quindi con href rendiamo cliccabile il nostro link, reinserendo ovviamente l'indirizzo. Perfetto. Per ultimo, siccome il produttore l'abbiamo inserito soltanto nella prima cella, all'inizio del while facciamo partire una variabile count che la incrementiamo di 1 e gli diciamo if count è uguale a 1. Al suo interno inseriamo l'ulteriore cella col produttore, quindi echo td id producer, e qua ci va row footer al campo produttore. Perfetto. Quindi cancelliamo la nostra tabella, salviamo, premiamo F5 e come vedete sono stati inseriti correttamente tutti i nostri link con le immagini e ora i link sono anche cliccabili. Il producer ovviamente non ha l'end copy 2023, vabbè, ma poi lo possiamo correggere, però direi che abbiamo aggiornato anche il footer correttamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida continuiamo la programmazione del footer e nello specifico andremo a definire la possibilità di poter modificare le voci del nostro footer.